Siamo nel Montefeltro, una regione storica incardinata tra le Marche, la Romagna e la Toscana. E siamo a Carpegna, Carpegna famosa per il suo monte e per il Palazzo dei Principi. Questa piccola cittadina fu la capitale di una contea autonoma retta dalla nobile famiglia dei Di Carpegna. I Di Carpegna, nella seconda metà del 1600, nella figura del cardinale Gaspare di Carpegna, fecero costruire questo meraviglioso palazzo, un sogno, il sogno di un cardinale realizzato tra le montagne del Montefeltro. Sta sotto il ritratto del cardinal Gaspare di Carpegna, che è stato nel secolo XVII vicario di ben 5 papi, è stato colui che ha fatto costruire questo palazzo. È un palazzo di stile romano, diciamo, come si possono trovare nei dintorni di Roma, nei castelli romani. Un pezzo di Roma inserito in un contesto totalmente diverso, come qui nella Carpegna e nel Montefeltro. L'architetto di questo palazzo è stato Giovan Antonio De Rossi, che è stato l'architetto anche di Palazzo Altieri a Roma. È stata lunga la costruzione di questo palazzo perché è stato cominciato nel 1675 e la costruzione è durata almeno 20 anni, ma anche di più. Più di 21 anni per costruire una residenza di 6.000 metri quadri con più di 100 stanze, suddiviso in 4 piani. Nel piano da basso troviamo gli ambienti di servizio come la cucina o le scuderie. E poi su sino al piano nobile, passando per salotti, la camera da pranzo con le sue argenterie, porcellane e cristalli. La sala dorata, voluta dalla nonna dell'attuale principe, la principessa Anna, che forse ha voluto portare un pezzo del sole della sua Napoli a Carpegna. E questa teoria di stanze, a mano, ci introduce nell'ambiente più grande del palazzo, un salone a doppia altezza, la sala grande o sala del trono, caratterizzata da un grande baldacchino sul quale troviamo lo stemma del cardinale Gaspare di Carpegna. Le composizioni eseguite dal soprano Pamela Lucciarini e da Franco Pavan al chitarrone fanno parte della collezione di manoscritti musicali compresi nell'archivio della famiglia Albani e ora conservati nella Villa Imperiale di Pesaro. Si tratta di composizioni rimaste silenziosamente nascoste per secoli. Ora finalmente possono di nuovo risuonare grazie al lavoro di ricerca che Lento Olivieri, in collaborazione con la famiglia Castelbarco Albani, proprietaria delle carte, sta conducendo da diversi anni. Il fondo, proveniente da Urbino, è collocato a Pesaro agli inizi del XX secolo, comprende documenti che vanno dalla metà del XV secolo per coprire tutto il XVIII. Tra essi anche la ricca collezione di manoscritti musicali costituita da centinaia di composizioni, soprattutto per liuto, tiorba e chitarrino. Tutti brani probabilmente mai eseguiti in tempi moderni. Ma che sia mentre